Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 190. Come sarà il mio 2023? Oggi è una giornata particolare, il giorno del Sole Invitto. Poi questa giornata nelle tradizioni, come ti ho ricordato nel video di auguri, è stata associata a moltissime divinità, a molti profeti e molte figure storiche che si dice siano nate il 25 di dicembre. Appunto nel video di auguri te ne ho ricordate una minima, proprio infinitesimale parte. Beh, però diciamo che da oggi si dismette un po' l'attesa per il Natale e si avvia quella attesa frizzantina così carica di aspettative, ma anche di gioia, che appunto marca il passo fra un anno e un altro. Andremo quindi a chiedere alle nostre tre varianti che cosa porta questo 2023 che si sta per aprire. Prima di lanciare le tre varianti ti ricordo che ancora per pochissimi giorni, fino al 31 dicembre, hai la possibilità di acquistare l'intero corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos ad un prezzo veramente speciale, con il 20% di sconto. Inoltre, come già fatto nel video di auguri, ti faccio i miei, anzi i nostri migliori auguri per un bellissimo 2023, carico di tante cose belle, di gioia, carico di felicità, di buone entrate economiche, perché ci vogliono anche quelle, e di amore, che ci sia tanto amore in questo anno nuovo. Bene, la presentazione finisce qua, io e Pico ti abbiamo rinnovato gli auguri, le scelte le hai viste, i mazzi li hai visti, non resta che passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante del diaspro fasciato. Lo mettiamo qua su perché abbiamo bisogno di parecchio spazio e andiamo a vedere col tarocco tot di Aleister Crowley per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato come sarà l'anno 2023. Amore, lavoro, successo, soldi, energie principali. Che cosa ti porta il 2023? Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Ok. Vediamo un pochino. Il 6 di denari. Nella lettura che sto facendo, la carta centrale, la carta di tagliomazzo, si può scegliere oppure si può fare a tagliomazzo come ho detto io, come sto facendo io, rappresenta l'energia del consultante durante l'anno, quindi è una bella energia, un'energia che Crowley addirittura chiama successo nel suo mazzo. È il riuscire a dare senza aspettative e quindi di conseguenza anche il poter ricevere senza particolari aspettative. Il 6 di denari è una carta meravigliosa. Andremo poi ad approfondirla in seguito quando avremo estratto tutte le altre carte. Vediamo un po' per il tuo 2023. La numero 1, 2 di coppe. La numero 2, il Papa. La numero 3,
il 10 di coppe, la numero 4, il 2 di bastoni, la numero 5, il 9 di denari, la numero 6, il 3 di spade e infine la numero 7, il 2 di denari. Ti dicevo del 6 di denari, carta di prosperità, carta di guadagno, carta di dare ed avere senza particolari sovrastrutture, quindi sicuramente carta di rapporti sani, che poi in alcuni casi possono anche diventare aiuti concreti. Sicuramente per te il 2023 è un anno di prosperità, prosperità che però forse non è scevra da qualche conflitto. Un 9 di denari ce l'hai nella parte del conflitto e anche un 3 di spade, qua un po' nella carta delle, diciamo, relazioni sociali, quelle che non associamo all'amore. Per queste c'è il 10 di coppe, quindi bellissima carta. Però ecco, è molto positiva, al di là di queste due carte qua che si trovano l'una in una posizione non proprio favorevole, l'altra invece di per sé è una carta che invita forse a riflettere un po'. In generale poi sono carte molto buone per quanto riguarda la prosperità nell'anno 2023. Sicuramente è un tema dominante. Con questo non voglio dire che l'amore per te non sia un tema importante nel 2023. Qua c'è una carta di 10 di coppe, quindi una carta di coppia. Se sei single potresti trovare chi ti completa quest'anno, al punto che come carta di famiglia un 2 di coppe. Un 2 di coppe è una carta di amore, una carta di unione, una carta di fini comuni, portati avanti peraltro con estrema motivazione. Potrebbe essere veramente l'anno nel quale per te spunta il desiderio di consolidare un'unione, oppure magari rinnovare un'unione. Per qualcuno 2 di coppe, 10 di coppe, anche con un figlio magari, oppure un figlio allegorico, un qualcosa che si costruisce in coppia insieme. O se no addirittura, dicevo, se sei single, addirittura il riuscire a trovare chi ti completa al punto da desiderare fermarti in quella situazione, da desiderare magari consolidarla attraverso quello che è un fidanzamento ufficiale, oppure in alcuni casi una convivenza. Insomma, è l'anno dove trionfi un po' su tutti i fattori dell'esistenza. Certo, quello lavorativo e materiale lo vedo non tanto più sudato, diciamo, perché non lo sarà. Forse ci sarà un po' di ostracismo da parte di qualcuno attorno a te, magari persone che possono essere invidiose del tuo successo. Un 3 di spade è anche questo, e ce lo abbiamo nella la carta che tecnicamente andrebbe proprio a significarmi l'opposto, andrebbe a significarmi le persone che socializzano con me per stare bene, quindi le amicizie o magari le conoscenze o magari le persone che si trovano un po' ad nemmeno a influenzare, mi viene da dire influenzare ma non è influenzare, diciamo a gravitare un po' nella sfera della mia vita. Quindi qui un 3 di spade forse mi va a dire che le persone attorno a te in questo 2023 potrebbero, consapevolmente o meno, cercare un po' di metterti i bastoni fra le ruote, come se, diciamo, che le tue scelte, le tue direzioni di vita in questo 2023 sono buone, perché comunque anche come carta di lavoro e come carta di costruzione di un qualcosa hai un 2 di denari, quindi anche in questo caso si tratta comunque di lungimiranza, nonostante il timore magari di fare un passo, o magari il timore sul tipo di lavoro che si sta portando avanti, o addirittura, se non si ha il lavoro, il timore
del fatto che si troverà o meno un lavoro. C'è comunque un 2 di denari, una carta che nonostante tutte queste titubanze prevede un cambiamento che riesce ad influenzarci perfino l'umore, riesce a influenzarci perfino nella sfera mentale e quindi ci motiva ancora di più. Ecco, lo vedo un anno molto bello per te questo 2023, soprattutto le novità possono rappresentare novità importanti in amore, quello sì, perché sul lavoro vedo una bella crescita. Anche una carta di 2 di bastoni che mi rappresenta i soldi, forse mi va a rappresentare un buon equilibrio fra quelle che sono le entrate e ahimè quelle che sono le uscite. Però comunque vuoi per i servizi basici che vanno pagati, vuoi perché comunque delle spese le abbiamo un po' tutti. Io credo che qua ci sia, nel momento di tirare un po' le somme, un diciamo un buon bilancio per quello che sarà questo 2023 anche a livello economico. Non dico che ti avanzano i miliardi, ma comunque il tanto per vivere o comunque per riuscire a proiettarti anche nel successivo anno con una buona dose di ottimismo c'è. Il 2 di bastoni è una carta di saggezza, di ponderazione, di oculata amministrazione. Forse è un po' questa che magari potrebbe crearti, fra virgolette, qualche problema, perché nonostante io veda una crescita del lavoro, nonostante io veda una anche diciamo oculata e paziente riscrittura un po' della tua vita, come se tu avessi compreso quali piccole regole, qua non stai sovvertendo il mondo, sono quelle piccole cose che poi avviano i grandi cambiamenti, avessi compreso quale mettere in moto anche con questo Papa che è un po' un mentore, un qualcuno che magari ti dà un consiglio, ti può spronare, soprattutto sulla carta della gestione degli affari e degli investimenti. Il Papa è una carta importante perché ti dice che qui riuscirai a inserirti proprio in una forma mentale che non parla solo di risparmio, ma parla più di risparmio in termini energetici, energetici tuoi, personali, che poi ti permette di vivere meglio, di impiegare meglio il tuo tempo, ti porta poi appunto sì a costruire, ma magari a fare scelte scomode nei confronti di quella che può essere una famiglia d'origine o di quelli che possono essere un gruppo magari di persone che gravitano appunto nella tua sfera personale come amici magari o come magari anche parenti che lì per lì forse potrebbero storgere un po' la bocca di fronte a questo tuo cambiamento e magari anche cercare loro consapevoli o meno che siano di metterti un po' i bastoni fra le ruote, magari creando qualche problema, anche perché un 3 di spade è una carta di invidia, ma può essere anche una carta di fermo, può essere anche una carta di sensazione di tradimento, quindi qua potresti avere la sensazione che le persone attorno a te non comprendono qual è un po' la direzione che vuoi dare alla tua vita e questo potrebbe portarti a fare alcuni tagli importanti, soprattutto nella sfera delle amicizie o addirittura in alcuni casi, nei casi più particolari, potresti addirittura, io non penso cambio di lavoro, qui sei già un lavoro, però magari se c'è la possibilità o di essere trasferito o trasferita di reparto, di ufficio o magari di cambiare postazione, insomma di fare un cambiamento perché queste persone qua le vedo un po' troppo invadenti. Però in generale non è un anno brutto per te il 2023, il riconoscimento è un po' il tema dominante a livello animico, il riconoscimento del fatto che si è amati oppure si può amare oppure c'è qualcuno con cui costruire un qualcosa a livello più profondo di emotività, lo vedo molto presente, la consapevolezza che si deve cambiare, si può cambiare in meglio il proprio destino, il fatto che in quest'anno si lavora alla propria prosperità in maniera costante, forse magari i primi mesi nemmeno vedendo i frutti di questa prosperità, e il fatto che comunque in una
posizione hai anche, quella mi riferisco al 9 di denari, il difendersi un po' magari da quella che può essere l'ingerenza altrui, fanno capire che quest'anno tirerai l'acqua al tuo mulino, ma con somma soddisfazione, anche con sommo beneficio, direi. Proprio quest'ultimo aspetto ci torno sopra perché secondo me è un po' quella che potrebbe essere una delle chiavi del 2023. Potrebbe risultare pesante non soltanto per la rottura di rapporti, perché in alcuni casi questi rapporti potresti doverli rompere proprio per questioni legate ai soldi o a eredità o magari al frutto di qualche tipo di investimento, perché hai un papa nella carta degli investimenti per il 2023, quindi potresti essere tentata di andare fino in fondo in una questione che rappresenta il denaro e che rappresenta eventuali benefici che dal denaro si vanno a trarre. Però in generale, ti ripeto, anche questa, nonostante un latente senso di tradimento, forse si tratta di una cosa che porta appunto maggiore divisione in famiglia, se già c'è, oppure magari apre una frattura in famiglia o con gli amici vicini che magari, però qui più che amici secondo me si tratta di famiglia, oppure magari anche di lavoro. Qua potrebbe trattarsi di un qualcosa da ridiscutere a livello economico sul piano lavorativo. Ti porta però comunque ad una buona realizzazione e soprattutto nel lavoro a un cambiamento costruttivo e in positivo. Se non hai un lavoro, qui c'è proprio un aiuto concreto nel 2023 che viene a darti sostegno per avviarti a quella che poi è una situazione lavorativa diciamo molto buona, la vedo reggere molto la tua situazione lavorativa nel 2023. Però ti ripeto, attenzione a queste persone attorno perché non sono pulite. È come se alla fine in questo anno tu dovessi tirar dritto un po', forse mancando di vita sociale. Sì, qua potrebbe esserci l'amore per te, potresti voler consolidare una coppia, avviare una famiglia, avviare una storia se sei single, però del resto della vita sociale è come se questo 2023 difettasse parecchio. Sicuramente per lavoro o per motivi legati a quella che è la tua sfera intellettuale, quindi comunque tutto ciò che riguarda la conoscenza, tutto ciò che riguarda l'indagare, sia per tuo, diciamo, imprinting personale, sia per risolvere un po' questa questione quassù che vedo legata ai soldi, dovrai viaggiare, dovrai fare degli spostamenti, non uno ma più di uno, che probabilmente ti serviranno per arrivare in fondo ad una di queste questioni o per mettere a frutto l'insegnamento di questo Papa. Quindi qua mi spiego meglio, qua potrebbe essere il classico poniamo bene in vendita quassù che non si riesce a vendere o che magari si è in trattativa o anche in acquisto, ma io penso più in vendita. Il 9 di denari forse è più il disco, perché è un investimento. Diciamo che qui il 9 di denari mi va a rappresentare più un discorso di investimento, quindi penso più in vendita o il contratto che va ridiscusso o magari quelle che sono un qualsiasi tipo di apportare appunto beneficio alla tua situazione generale. Qua io ho un 2 di denari che mi rappresenta comunque tutte quelle azioni necessarie per riuscire a vendere correttamente un immobile, quindi dalla trattativa fino al mostrare l'immobile, ora ti ho fatto l'esempio dell'immobile, e che richiedono fisicamente proprio uno spostamento, perché poi bisogna andare a fare le misurazioni, bisogna incontrarsi con la persona che lo compra, insomma qua c'è proprio una serie di spostamenti mirati a portare in fondo un investimento. Se fosse per tua conoscenza personale, secondo me questo Papa potrebbe rappresentare un aiuto, soprattutto se sei senza lavoro, per quanto riguarda quello che magari è o un iter formativo oppure magari quindi un corso di formazione, un avviamento al lavoro, eccetera eccetera, o magari è proprio un insegnamento, quindi magari, che ne so,
è l'anno in cui decidi di approfondire il tuo talento artistico, allora inizi a frequentare un gruppo, però la socialità, ti ripeto, ce la vedo meno, però buttiamola anche su questo. Inizi a frequentare un gruppo di pittura, di scultura, di creatività, di scrittura creativa, e qui vedo ancora degli spostamenti mirati sempre, perché ce li ho in questa carta che mi rappresenta sia il lavoro ma sia anche tutto ciò che facciamo per la nostra sfera intellettuale, per accrescere la nostra sfera intellettuale. Ci vedo qui, ecco, un 2 di denari che secondo me è quello che poi ti prende a livello intellettuale molto, potrebbe essere anche la musica per ipotesi, molto del tempo che tu sottrai a livello sociale con biasimo delle persone attorno a te. Quello sì, e in alcuni casi anche con qualche invidia sul lavoro, perché qui si sta lavorando alacremente alla costruzione di un qualcosa, sicuramente laddove a livello affettivo la cosa va molto bene, anche se sei single, qui c'è comunque un incontro importante, mentre a livello lavorativo la vedo comunque lenta, molto lenta, però costante. Tant'è che, ti ripeto, mi chiudi con un 2 di bastoni, carta di saggezza, carta di scelta felice, carta anche di superamento di problemi. La carta del 2 di bastoni è un'eccellente carta, rappresenta delle grandi aspettative, rappresenta i progetti da portare in fondo, rappresenta tutti i passi che vanno fatti. Qualsiasi cosa sia questo, diciamo, questo litigio qua, questa frattura, questa dovuta a interessi economici, si va a sanare comunque qua, perché la carta del 2 di bastoni prima della fine dell'anno, perché la carta del 2 di bastoni mi rappresenta anche quello che è un po' il quietare eventuali problemi di tipo materiale. Quindi anche in questo caso il 2 di bastoni mi va a dire che nel tempo riesci a sorpassare questo problema che vedo un po' pressante, un po' dovuto, ti ripeto, o a un investimento sbagliato o a un investimento che non si riesce a portare a termine, oppure può essere anche un discorso legato a gestione di soldi, di spese, di eredità, insomma tutto ciò che riguarda la gestione di soldi intesi come investimento o come possibile investimento, un'eredità, un possibile investimento non tanto, ma comunque rappresenta un miglioramento per la nostra vita e comunque un'entrata di denari. Quindi ecco, la vedo molto legata a questo, il frutto di un qualcosa o un investimento che magari fai e che non si rivela all'altezza di quello che aspettavi, ti crea forse un po' di problemi a livello economico, però riesci a superarlo, riesci comunque qua ad avere ragione un po' di questa situazione. Quello che mi preoccupa di più è veramente l'unica carta negativa qua, è un 3 di spade. Nei rapporti sociali che vedo un pochino consumarsi sotto a quello che è magari il tuo interesse, che va a veicolarsi verso altre situazioni. Ora io lo so che questo atteggiamento è sacrosanto, perché uno dice avrò il diritto di passare il tempo libero come voglio e con chi voglio. Sì, è vero, però spesso e volentieri magari poi le persone, alcune capiscano, altre magari possono diventare un pochino troppo presenti, un pochino troppo magari anche diciamo pesanti, perché magari possa ma non ti fai più sentire, ma non ci sei più, ma qui, ma ora te l'ho detto una volta, te lo dico due, poi alla fine lascia che prenda il sentiero che sto prendendo, perché sto pensando a costruire me stesso, me stessa. Poi per carità ti voglio bene, però quindi ecco, la vedo un po' così questa situazione qua. In alcuni casi potrebbe rappresentare il discorso di litigio sul lavoro importante, anche che ti spinge magari a cercare un nuovo lavoro. Quello sì, io non ti dico a cambiare lavoro o magari a cambiarlo nel 2024, però ecco, ti invita, ti spinge proprio a incrementare delle fratture con una situazione dove
ti viene un po' contestato di individualismo e soprattutto ci si vuol fare un po' troppo gli affari tuoi, o comunque magari si vuol avere ingerenza sugli affari tuoi. Però non lo vedo un anno brutto, non ci sono grandi sconvolgimenti se non in positivo. Ti ripeto, in positivo c'è la presenza di una persona che ti aiuta, non sarà per tutti, ma per la maggior parte secondo me è così. Un importante passo a livello mentale o di sapere acquisito tuo che può rappresentare il lavorare a un'arte, o magari l'approfondire anche il discorso della cartomanzia, o magari qualsiasi tipo di arte o comunicazione tu coltivi, disegno, musica, pittura, scrittura. Ecco, qua lo vedo molto coltivato in quest'anno, lo vedo addirittura canonizzato attraverso quella che può essere una guida, e poi vedo per alcuni addirittura che sarà l'anno del fidanzamento ufficiale qua. Se hai una storia che vive di alti e bassi, o magari, ecco, questo potrebbe essere un anno molto buono per te, perché il 10 di coppe è proprio la carta della pienezza, della realizzazione a livello sentimentale. Se aspetti un ritorno, mi dispiace deluderti, ma non credo che nel 2023 ci saranno ritorni. Anzi, io credo che qua ci sarà proprio un qualcuno di nuovo. Perché comunque poi sta a te magari scegliere, Può essere tu che dici: ma io voglio il ritorno, me ne frego del qualcuno di nuovo. Però ecco qua, secondo me una possibilità male non faresti a dargliela a questo o a questa nuova, perché lo vedo un bell'anno per te. Lo vedo un bell'anno veramente, che concludi con un 2 di bastoni che ti porta al 2024 sicuramente con molta ambizione, con di nuovo qualche paura. Un po' la sensazione sarà quella di aver fatto un giro di boa a vuoto, però in realtà saranno cambiate molte cose. È perché lo avranno fatto in maniera talmente naturale che non te ne sarai accorto, non te ne sarai accorta. Semplicemente le avrai costruite giorno per giorno. Sì, direi che il 2023 per te è un bell'anno. Andiamo a vedere che cosa vogliono consigliarti le carte dell'oracolo degli spiriti degli animali per il 2023. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Due ne sono uscite. Spirito della volpe, reagisci con prontezza. Spirito dell'armadillo, stabilire dei sani. Vedi, stabilire dei sani confini. Vedi, un po' quello che ti dicevo, è l'anno in cui rinunci un po' alla socialità in favore di una o più occasioni che ti si presentano di crescita e che ti portano a migliorare sensibilmente nel tempo la tua situazione. Lo spirito della volpe dice che ci si deve muovere rapidamente, si deve reagire con prontezza sfruttando la propria capacità di giudizio e il nostro ingegno per darci una mano ad entrare in una condizione più vantaggiosa. Non è il momento di esitare. Io qui un po' di esitazione, ti ripeto, la vedevo all'inizio soprattutto, ma piuttosto di pensare fuori dagli schemi, quindi anche sdoganarsi un po' volutamente dalle relazioni sociali che possono essere un po' tossiche magari, e osservare molti modi in cui possiamo agire, consapevoli che ciò che ci circonda è sempre ciò che possiamo migliorare attraverso la co-creazione, ovvero attraverso un apporto sano che è mirato poi a costruire e a migliorare la nostra situazione. Quindi fidiamoci della nostra interiorità, dice la carta dello
spirito della volpe e avviamoci verso una grande stagione di rinnovamento, senza per questo doverci camuffare, perché un'altra cosa su cui la carta mette in guardia è proprio il camuffamento, cioè abbiamo veramente bisogno di tutto sto fardello che ci tiriamo dietro a livello sociale, di persone o di ma anche magari a livello lavorativo, non dico che magari ci inflaziona un po' la vita, o magari sono persone che vogliono un po' farsi gli affari nostri, abbiamo veramente bisogno, o semplicemente lo facciamo perché ci stiamo camuffando, ovvero stiamo cercando di vivere una vita che consideriamo fra virgolette normale, perché crediamo che non ci sia di meglio di noi. No, c'è di meglio, smettiamo di camuffarci da persona accomodante anche con le situazioni che non ci vanno bene. Si abbia il coraggio di tagliare, magari essere disonesti con noi stessi, quindi camuffarci può portarci agli estremi, o al darci troppo o all'isolarci troppo. Ecco, lo spirito della volpe ti invita a sintonizzarti con quello che sta accadendo dentro di te e attorno a te, di modo che la tua prontezza e la tua creatività possono condurti verso relazioni e situazioni migliori. Quindi un po' quello che dicevo prima, lo spirito della volpe, che poi va ad essere ribadito dallo spirito dell'armadillo, lo stabilire dei sani confini. E quindi nel momento in cui si ha bisogno di restare allineati con le proprie intenzioni e migliorare la propria vita, bisogna saper dir di no a molte cose, a molte persone che in passato ci facevamo un pochino andare bene. Quindi bisogna imparare a stabilire dove si finisce noi e dove cominciano gli altri. Ecco, io questo lo vedo un problema molto pressante nel 2023 per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Questo vuol dire anche imparare a riconoscere i nostri limiti, non solo quelli degli altri, non è sempre colpa degli altri, e dire no a ciò che non sembra giusto e che non è una scelta importante per noi. Quindi anche a responsabilizzare il nostro metodo di giudizio. Lo vedo, ti ripeto, un altro degli step importanti che fa in questo 2023. Imparare a riconoscere i nostri limiti è quindi altrettanto importante che imparare a conoscere le persone limitanti. Lo spirito dell'armadillo ti guiderà a prendere le giuste decisioni che sono radicate nella piena consapevolezza di ciò che è tuo e di ciò che non lo è. Quindi ti ripeto, qua secondo me ti sta dicendo anche che qualche litigio potrebbe arrivare per un qualcosa proprio di tuo, non solo a livello interiore ma proprio anche a livello esteriore. Un altro degli insegnamenti della carta dello spirito dell'armadillo è quello di fidarsi dei segnali del nostro corpo. Se ti senti piuttosto stanco, piuttosto stanca, prenditi tempo, fai le cose con calma, meglio fatte bene le cose che fatte in fretta e male. L'Ankh è il simbolo per il 2023, il simbolo della vita e della rinascita, quindi per te sarà un anno importantissimo. Bene, direi che questa variante è veramente meravigliosa. Io ti auguro un felice Natale, un felice nuovo anno, e che possa essere ricco di tutte le belle soddisfazioni che abbiamo visto uscire dalle carte, anche se, ti ripeto, a costo di scelte che magari a livello sociale possono costarti un po' care, però comunque alla fine pagano. Variante dell'Ovlite blu. Vediamo col Tarocco Tot di Aleister Crowley come sarà l'anno 2023 per te che hai scelto la variante dell'Ovlite blu. Amore, lavoro, relazioni, soldi, progetti, crescita personale,
Eventi principali. Come sarà l'anno 2023 per te che hai scelto la variante dell'Oblite blu? A taglio mazzo l'asso di denari. Questo gioco che faccio può avere due modi di estrarre la carta centrale. Si può estrarre normalmente oppure, come ho fatto, metterla dal taglio mazzo. In questo caso la carta centrale mi rappresenta l'energia del consultante per l'anno preso in esame. Beh, direi che un asso di denari è un'eccellente energia. È una carta che va a parlare di tutto ciò che è crescita, progresso, addirittura in alcuni casi parla di matrimonio o comunque, diciamo, evento destinato ad influenzare in modo positivo il nostro domani, non solo in amore ma anche il lavoro. Quindi qui mi ci sta dal fidanzamento fino al trovare lavoro, al cambiare lavoro se vuoi cambiare lavoro, al crescere lavorativamente parlando. Insomma, diciamo che è un anno che si prospetta molto ricco di possibilità. Andiamo ad estrarre le carte. Ben due assi, asso di coppe anche. Bagattello, urca. Cavallo di bastoni. Dieci di coppe. Sì, ti confermo che è un anno importante per l'amore, però ti dico anche che non sarà per tutti, ma per qualcuno questo amore potrebbe essere una figura nuova, anche se sei in coppia. La giustizia. La torre. Sì. Il 7 di denari. Allora, ci sono notizie ottime e notizie forse un po' meno buone, però non per questo non destinate poi a sfociare in un qualcosa di ottimo. Alla fine mi chiudi con un 10 di coppe, quindi una carta che parla del proiettarsi nel nuovo anno con una sensazione di fiducia nelle proprie capacità e anche con la sensazione che ciò che si è avviato in questo 2023 è sicuramente un qualcosa di risolutivo di tanti problemi e in termini di miglioramento porta a un miglioramento sostanziale. Andiamo per ordine, andiamo dalla carta dell'asso di denari. Ti dicevo, ti rappresenta in questo 2023 un nuovo inizio ribadito per ben 3 volte dalle prime 3 carte, 3 assi, asso di denaro, asso di coppe e poi il bagattello numero 1, carta numero 1 degli arcani maggiori, quindi un nuovo inizio che secondo me si manifesta soprattutto in amore, perché in amore hai un cavallo di spade o di bastoni. Un cavallo di bastoni è un po' un ribelle a tutto ciò che è canone, a tutto ciò che è magari anche già fin troppo canonizzato al punto da poter risultare forse anche noioso, troppo vecchio. Il cavallo di bastoni si ribella, prende la sua strada, se ne va, si butta nelle avventure più trascinanti. È una carta che rompe gli schemi, una carta che quindi ci va a parlare del fatto che per te, soprattutto se sei in coppia, questo 2023 potrebbe essere l'anno in cui potresti pensare di rinnovare la tua vita affettiva, anche alla luce di una torre, un crollo, una separazione, soprattutto in quelli che sono i contatti sociali, quindi anche il partner, la partner, mi ci stanno tutti. Certo, non sarà per tutti, non tutti quelli che guardano questa variante sceglieranno di lasciare l'attuale partner e di
abbracciare un po', secondo me, questo mago che si presenta come nuovo corteggiatore, nuova corteggiatrice, che porta a un rinnovamento totale al punto di far chiudere l'anno con questa grande iniezione di fiducia. Io posso pensare che qua si tratti di un rinnovamento a 360 gradi, perché poi vedremo abbraccia anche il lavoro con questa giustizia, torre e 7 di denari, che secondo me vanno a parlare proprio di un rinnovamento nel lavoro, e questo te lo do molto più sicuro, perché laddove sopra, per quanto riguarda l'amore, ho un cavallo di bastoni, quindi la voglia di ribellarsi, e potrebbe essere l'anno in cui questa voglia c'è, ma magari ancora non si ha il coraggio di muovere il passo nonostante la presenza di un bagattello, oppure anche perché c'è una famiglia di mezzo, potrebbe essere anche questo. Dall'altra parte invece il rinnovamento te lo do quasi sicuro, perché la giustizia è carta di contratto, la torre è carta anche proprio di rinnovamento sul lavoro, il 7 di denari è la carta dell'accordo in termini economici e della gestione delle finanze e soprattutto delle soluzioni altre. Quindi qua, soprattutto sul lavoro, vedo un cambiamento che passa proprio per una ridiscussione contrattuale, oppure addirittura un cambio di lavoro proprio. E posso vederlo in maniera anche abbastanza repentina, perché laddove forse la giustizia non è proprio una carta velocissima, comunque mediamente veloce, la torre invece è una carta molto veloce. Anche in questo caso forse potresti dover stare attenta a quelle che sono le ingerenze degli altri, perché una torre mi parla del fatto che qui la tua decisione potrebbe essere presa a seguito di conflittualità. Sembra che tu, nonostante un anno che ti porta una grande abbondanza, o perlomeno in potenza ti fa capire che per te c'è una grande abbondanza, tu sia orientata verso un po' il livellamento generale di tutto ciò che hai attorno quest'anno. Parlano molto di rinnovamento, ti ripeto. Sul lato affettivo questo rinnovamento lo vedo, ma lo vedo magari per alcuni meno marcato, per alcuni potrebbe essere la classica storia extra, per altri invece potrebbe essere proprio il rompere la propria storia per far subentrare un'altra situazione. Se sei single, qua sicuramente ci sono molte più possibilità, perché è vero che il cavallo di bastoni è un avventuriero, però non è una persona che si ferma in modo particolare nelle situazioni, quindi potrebbe essere per te un anno dove ci sono più situazioni, delle quali certamente una in particolare, con cui poi vai sicuramente ad incrementare il legame, questo ok, però in generale le situazioni fra cui poter scegliere sono più di una, secondo me. Anche perché qua hai un bagattello, quindi un completo rinnovamento un po' nella sfera di quelle che sono le relazioni sociali, gli affetti, i progetti, quindi comunque nuove amicizie, nuove persone che conosci, nuove possibilità di ampliare la propria rete di conoscenze e anche quella che è magari la propria rete di empatia, al punto, come ti dicevo, che forse potresti essere tu stesso, tu stessa, a scegliere di non fermarti in nessuna situazione per gran parte di questo 2023, salvo poi arrivare a chiusura dell'anno con quella che è poi una idea ben fissa in testa, ben chiara direi, perché poi alla fine il 10 di coppe è una carta che parla di riconoscimento, parla di pienezza di sensazioni, di coppia fissa, di dimensione emotiva appagante e anche di gratificazione da quello che si sta vivendo. Quindi comunque ti proietti con questi sentimenti poi almeno a livello emotivo nel 2024. A livello lavorativo e sociale vedo sì, ok, un miglioramento a costo di un conflitto che secondo me ti allontana da un attuale posto di lavoro, o se non hai un lavoro ti allontana proprio da un qualcosa che per te non dava frutto, quindi magari le sterili promesse, magari i contratti che ti vengono detti, ti vengono fatti per poco tempo e poi magari ti lasciano a casa. Ecco, qua ti allontani proprio anche in maniera conflittuale da una situazione limitante per te, e c'è proprio
a livello di lavoro un 7 di denari. Ora mi devi fare attenzione, perché io ti parlo di livello conflittuale perché ho una giustizia sopra dove ci sono difficoltà e litigi e rotture. Ora, non vuol dire necessariamente che tu qua debba andare per tribunale con qualcuno, per carità, ci mancherebbe. Può voler dire benissimo che qua c'è un livellamento che magari lì per lì ti potrà sembrare un po' limitante, perché una giustizia è imparziale, non è che dà a favore così, la giustizia dà a seguito di quello che è il nostro impegno in un qualcosa, oppure non dà, molto semplicemente. Quindi qua potrebbe esserci proprio o una rottura di un contratto lavorativo imposta, o la scadenza di un contratto che nonostante tutte le belle aspettative non viene rinnovato, o addirittura potrebbe esserci un contestare magari un'azienda perché o non ti paga o magari ti sottopaga. Insomma, qua c'è un qualcosa che passa per quella che è poi la ridiscussione o la negoziazione di un contratto che porta però a una rottura. Ecco, io un po' con questa torre, soprattutto in ambito lavorativo, in ambito la vedo un po', ecco, il posto di lavoro secondo me lo vai a cambiare o lo vai pesantemente ad evolvere al punto magari da non riconoscerlo più, anche se hai un lavoro dove c'è continuità, potrebbero arrivare dei cambiamenti imposti qua che ti portano poi conflittualità. Lo so, non ti sto dando belle notizie, è vero, però alla fine il guadagno c'è, quindi per questo, tirando le somme, io credo che qua si possa parlare più di cambio di lavoro o di profonda evoluzione sul lavoro, non senza pesanti conflittualità attorno. Però di fatto è un po' l'unica nota negativa qua. Oddio, se sei singolo e vuoi una storia fissa devi aspettare un po' l'ultima parte dell'anno, però non è che prima non ti diverti, anzi ti dai molto da fare. Se hai una famiglia e magari questa famiglia, che tra l'altro la vedo molto presente, asso di coppe è una carta importante, questa famiglia comunque ti comporta anche delle responsabilità verso un partner con cui magari non c'è più niente o che magari non ti dà al momento quello che vuoi e quindi vuoi aprirti a nuove possibilità, qua ci sono storie extra, ne abbiamo tantissime qua, oppure anche storie triangolari, se vuoi. Qua c'è la possibilità che succeda. Se invece sei una persona che sta aspettando un ritorno, è possibile che il ritorno qua ci sia, ma con la presenza anche di nuove persone. Quindi anche in questo caso, se la tua storia tormentata comporta l'attesa del ritorno di un qualcuno, sappi che ciò potrebbe avvenire a poca distanza, prima o dopo l'ingresso di una o più persone nuove che comunque per te rappresentano non solo valide alternative, ma forse addirittura miglioramenti. Mi chiudi l'anno comunque in positivo, ti ripeto, sia per quanto riguarda quella che è la situazione materiale. Un 7 di denari va a parlare di un fruttuoso accordo per te a livello lavorativo o a livello addirittura di quello che possono essere le tue entrate. Il 7 di denari rappresenta anche l'aumento dei tuoi interessi, che vedo cambiare in questo anno. Probabilmente in questo anno potresti scoprire di avere un qualche tipo di nuovo interesse e iniziare per appassionarti ad un nuovo percorso. Può essere un percorso che ha a che fare con la manualità, come ci dice il bagattello. La torre ci parla proprio di un cambiamento caratteriale tuo, un livellamento un po' di tante aspettative precedenti e un po' quella che va ad essere un colpo di mannaia su una situazione stantia non solo a livello affettivo ma anche al lavorativo. Un qualcosa che senti di dover trascendere, laddove sugli affetti te la prendi in maniera forse anche molto libertaria e quindi magari ti prendi i tuoi tempi. Invece a livello lavorativo i tempi non ci sono, probabilmente anche per quella che è un po' di intolleranza della tua attuale situazione, vuoi andare oltre, non ce la fai più. Qui alla fine c'è la scelta di cambiare radicalmente, anche alla luce, ti ripeto, di nuovi interessi
che entrano nella tua vita, che ti fanno capire che potresti anche aprirti lavorativamente parlando ad altre opportunità. Certamente anche per te è un anno nel quale una persona o più persone, perché secondo me potrebbero essere anche più persone, ma una sicuramente, anche a livello di rapporti sociali, entra a rinnovare un po' in maniera molto importante quelle che sono le tue concezioni di vita e ti porta un qualche tipo di esperienza che ti aiuta nel tuo percorso. Ti spiego, per esempio, potrebbe essere benissimo, io ci vedo molto la spiritualità qui con una giustizia, un bagatelle, una torre. Potrebbero essere molto carte di una persona che entra come conoscenza magari nella tua vita e ti dà dei consigli, degli insegnamenti a livello spirituale che poi ti aiutano a migliorarti sensibilmente nella vita e a passare questo periodo in cui tu stesso, tu stessa scegli un po' di sovvertire tante sicurezze. Sì, potrebbe essere così. Sì, perché il bagattello viene chiamato anche il mago, ma anche la giustizia è una carta di gnosi, di sapere, un po' come se tu mettessi in discussione la tua visione precedente. E la torre è una carta appunto di cambiamento, ma anche la carta dell'iniziazione, oltre che del colpo di fulmine. Quindi qua c'è proprio un tirare le fila, annodare il sacchetto, buttarlo nell'umido e ripartire con una via nuova, un po' su tutti i livelli, secondo me. Bello combattivo questo 2023, ma te lo gestisci tu questo modo di combattere, questo mi piace molto. Subisci solo laddove a livello lavorativo o a livello di separazione legale, perché per alcuni ci potrebbe essere, hai un po' di tempi lunghi, un po' di rotture di scatole, per non dire un'altra parola, che comunque sì, ok, ci sono, ma alla fine la carta che conta in fondo per il lavoro è un 7 di denari e per ciò che riguarda la tua situazione economica un 7 di denari, quindi beh, direi sì, ok, va bene, il 7 di denari ti dice non dormire sugli allori, perché comunque è una carta che prevede costantemente il trovare nuove soluzioni, però anche una carta di coltivare i propri interessi, di riuscire ad avere comunque un rapporto in termini lavorativi molto fruttuoso o comunque di avere delle entrate economiche, direi se non consistenti perlomeno presenti nel tempo, durature nel tempo. Ecco, quindi comunque non la vedo male sotto questo aspetto. Vai a sovvertire un pochino di più in aspetto emotivo, secondo me, perché nell'aspetto lavorativo un po' la subisci questa cosa, ti ripeto, perché potrebbe essere anche la scadenza di un contratto che non viene rinnovato, ma al quale subentra poi un miglioramento in termini di contratto, magari ne trovi un altro, oppure la tua volontà di interrompere un lavoro. Però lì, ecco, lì diciamo che la subisci un pochino di più, perché a questo ti porta un po' di conflittualità con le persone attorno a te, mentre invece a livello emotivo proprio te la godi, te la spassi, è come se scegliessi di riprenderti anche proprio la tua libertà di amare non tanto una persona o più persone quanto te stesso, te stessa, per darti poi le possibilità di miglioramento e di crescita. Bello, bello questo 2023 che si va a chiudere con quella che è la carta del 10 di coppe, che ci dice che comunque per te rappresenta una bella rinascita, anche una fonte di appagamento, soprattutto per quanto riguarda, secondo me, i mesi da agosto in poi. Andiamo a vedere con le carte dell'oracolo degli spiriti degli animali per il tuo 2023, tu che hai scelto la variante dell'Aulite blu. Per alcuni il cambio di lavoro comporta un trasferimento, o comunque un trasferimento anche di mansione importante, quindi magari anche proprio un ripartire a livello di formazione. È un anno in cui ti muoverai tanto, sì, sia per lavoro sia per amore.
Spirito dell'ape, dolci risultati ti attendono. Beh, insomma, dai, direi che non è per niente male, eh? Lo spirito dell'ape ti comunica che ad attenderti ci sono dolci ricompense. Solo se sei disposto o disposta a mettere da parte il tuo ego per immergerti nell'energia che unisce tutte le cose. Ti ho detto, è un anno nel quale dovrai muoverti molto, però i risultati, come vedi, ci sono. Questo me lo dicono la torre a livello lavorativo, il cavallo di bastoni a livello emotivo, però poi c'è un 10 di coppe in fondo. Lo spirito dell'ape sa che la sensazione di essere un'entità separata non deve insinuarsi nelle buone cose. Lo spirito produce il miele, quindi i miracoli e la magia sono dovunque, ti dice. Quando ti colleghi al grande alveare, inizi a vibrare e a ronzare in squisita armonia con il tutto. Concentrati sulla connessione con l'universo. Secondo me è quello che farai quest'anno, perché ti ripeto, è un po' come se qui si avesse il coraggio di rompere tante certezze per potersi poi permettere di dire ok, andrà come andrà, tanto sono sicura che l'universo mi porta da qualche parte in questo nuovo percorso fatto di due assi. Tra l'altro ti ricordo, due assi è una fine che diventa un nuovo inizio, quindi qua qualsiasi tipo di rottura che ci sia, e secondo me ci sono un po' in tutti e due i principali campi dell'esistenza, che quindi sono in amore e poi in quello della realizzazione materiale, però comunque ti porta ad una crescita, a un migliorare, passi dalla separazione alla connessione, dice la carta dello spirito dell'ape, anche abolendo una sorta di limitazione egocentrica e aprendoti alle infinite potenzialità e possibilità della centratura dello spirito. Quindi soprattutto se fai un cammino spirituale, proprio questo momento di frattura è importante per te, perché ti aiuta a riconnetterti a quella che è la tua vera essenza. Sei pienamente in linea con l'espressione più alta di te stesso, di te stessa, il tuo cuore si apre alla creatività e rompe attraverso di te, apparentemente senza sforzo. L'industriosità è guidata dall'entusiasmo, quindi ti ripeto, anche a livello lavorativo qua, nonostante un momento di passaggio di rottura brutto, c'è però una grande rinascita. E dalla motivazione interiore il tempo sembra passare addirittura velocemente, mentre l'alveare ti sostiene nella produzione del miele. Senti la presenza dei tuoi aiutanti nei regni nascosti che riversano la loro energia nelle tue creazioni, quindi soprattutto se fai un cammino spirituale, ti ripeto, ottimo anno. Risultati magici stanno prendendo forma e saranno più dolci di quanto ti aspetti. Il tuo ruolo nella collaborazione divina con l'universo conscio sarà ricompensato, anche se non riesci ancora a vedere la ricompensa. Però ti chiede di condividere la tua buona sorte dal momento che c'è abbondanza di miele per tutti. Partecipa a quell'insieme più ampio, quella forza che produce tutto ciò che è dolce e piacevole. Quindi è l'anno in cui attraverso la rottura tu maturerai anche una visione corale un po' di tutti gli eventi attorno a te, diciamo lasciando più fluire quelle che sono, secondo me, anche questa carta qua giù di famiglia dell'asso di coppe va comunque a rappresentare il sostegno delle persone che per te contano davvero, quello sì. Al di là delle storie rotte, al di là del lavoro cambiato, al di là o magari dei profondi cambiamenti sul lavoro o dell'inizio di un rapporto a tre o magari anche dell'inizio di una frequentazione che sulle prime può essere un po' difficile o di un percorso lavorativo improprio, perché qua potrebbe essere irrompere con un'azienda per iniziare un percorso lavorativo improprio alla luce della propria operosità, però il sostegno delle persone che della tua famiglia o comunque delle persone che consideri famiglia ce lo hai tutto. Pur se l'unico problema può restare questa giustizia contraria che laddove ci fosse veramente una causa di divorzio o magari ciò che può essere andato per tribunale, questa non te l'ho detta prima, potrebbe rappresentare un po', diciamo, non dico una sconfitta, ma magari un po' una sensazione di sconfitta, potrebbe essere anche un accomodamento che arriva fra due parti e che lì per lì ti sembra un po' una sconfitta. Però non fossilizzarti su questo, partecipa della visione corale, perché qui comunque ti si aprono grandi prospettive. Vediamo un pochino
Allora, la triplice è una runa bellissima che rappresenta il potere personale, la vita materiale, ma soprattutto rappresenta la reincarnazione. Quindi qua ci dice che forse questo conto con la giustizia potrebbe essere anche un conto karmico da pagare quest'anno che viene rilasciato, ma al di là di questo reincarnazione la vedo anche come rinnovamento totale in amore come nel lavoro per darti una nuova possibilità. Beh, direi ottima variante quella dell'Ovlite blu. Io comunque ti auguro un bellissimo Natale e un felicissimo 2023, che sia un anno di rinascita su tutti i piani e che ti porti felicità e gioia. Variante dell'avventurina. Allora andiamo a vedere col Tarocco Tot di Aleister Crowley, per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Che cosa porta il 2023? Amore, lavoro, soldi, successo, energie generali, crescita personale, principali eventi. Che cosa porta il 2023 per te che hai scelto la variante dell'avventurina? Cade una carta, gli amanti, la teniamo. Che cosa porta il 2023 per te che hai scelto la variante dell'avventurina? La regina di coppe. Allora, in questo gioco si può scegliere di estrarre la prima carta che rappresenta il consultante, oppure la si può estrarre tramite il taglio mazzo come ho fatto ora. La carta dell'innamorato è caduta, la teniamo e le consideriamo come carte che rappresentano la tua energia nel 2023, e comunque in generale qua ci ha dato anche un po' una fotografia dell'energia dell'anno e per ora sembra buona, però andiamo a vedere che cosa ci dicono. Allora, il mondo. La regina di denari. Il fante di denari. Oh, vi sposate tutti quest'anno, eh? Quanti matrimoni c'ha da fare Cronos? Il 7 di denari. L'8 di spade. La ruota. Il cavallo di bastoni, che nel Crowley sarebbe il re di bastoni. Ottima questa variante. Allora, visto che qui c'è una carta in più, vediamo di sistemarle in modo che tu possa vederle senza. Ottima tra l'altro perché, a differenza delle due precedenti, dove i punti che in questa lettura possono spaventare un pochino di più erano caratterizzati da carte fortemente negative, qua invece nei punti che possono spaventare un pochino di più, ovvero quello che è il punto del conflitto e quello che è il punto di interrelazione con gli altri nel bene come nel male, sono rappresentati da due carte
che laddove una mi rappresenta un po' anche il liberarsi forse di tanti problemi, di tanta ingerenza altrui, o magari il riuscire a costruire delle solide e sane relazioni sociali che sappiamo quando far interagire e quando meno con la nostra vita, sopra la notizia invece è eccellente, perché se io in una carta che mi rappresenta i conflitti ho un 8 di spade, io ho una carta di risoluzione di conflitto. È vero, l'8 di spade è una carta di limitazione, l'8 di spade è una carta di connessione a dispetto di tutto, è una carta che va a rappresentare la chiusura, è una carta che mi rappresenta l'allontanamento volontario, in certi casi addirittura l'esilio, è una carta che mi rappresenta tutto ciò che vuol dire l'allontanarsi. Ma proprio per questo, e soprattutto l'allontanarsi di propria spontanea volontà, ma proprio per questo, qualora si parli di conflitti, quindi qua mi cade proprio nella parte del conflitto, l'otto di spade mi diventa una carta che mi parla dell'allontanarsi da un conflitto. Quindi se hai conflitti in corso con persone, non si tratta necessariamente di conflitti a livello legale, ma conflitti anche in generale con persone, ecco qua li vedo risolvere. Quindi anche qua ci potrebbe essere lo scusarsi o il ricevere la scusa da qualcuno del passato, con cui c'è del passato sembra solo a livello emotivo, intendo del passato anche a livello lavorativo, per dire, comunque qua c'è il chiudere un atteggiamento conflittuale o un conflitto con qualcuno o con qualcosa anche, quindi comunque è una bella carta, e soprattutto per una posizione che in questa stesa spaventa un po'. Partiamo dalla tua carta, la regina di coppe mi rappresenta te in questo 2023, la perfetta padrona di casa, la persona che capisce e conosce la sua casa, quindi allegoricamente se stesso, se stessa nel profondo, che ha capito come e dove deve calarsi per vivere meglio in questo momento della sua vita. Un anno, il 2023, che ti vede certamente curare la tua interiorità e soprattutto ti vede in grado anche di esercitare una sorta di magnetismo sugli altri, anche perché la regina di coppe di solito è molto fascinosa. Di contro può diventare una persona che non ci mette un attimo a distruggere le cose, quindi potrebbe essere un 2023 dove sei estremamente determinato, determinata nell'andare in fondo. Mi cade una carta di amanti, aiuti, dichiarazioni, contratti, possibilità di evolvere, uno step in più, una carta di iniziazione. Il primo grande passaggio del tarocco è la carta numero 6 degli amanti. Per te questo 2023 è un anno di evoluzione importantissima. Una figura importante per te anche a livello di affari, di lavoro o di vita vissuta diventa un grande motivo di insegnamento, una figura che può arrivare per darti comunque un aiuto, oppure sei tu che diventi un faro per gli altri. Questa regina di denari si spende per gli altri, negli affetti, negli affari, nelle relazioni sociali, nelle compravendite sei una regina di denari, oppure hai a che fare con una regina di denari, ma secondo me qua più sei una persona che riesce a dare il giusto valore alle cose. Secondo me qua l'unica nota che potrebbe apparirti forse negativa è una sorta di chiusura familiare, un momento nel quale forse devi sdoganarti definitivamente da un ambiente che per te ha rappresentato la concezione di casa per tanto tempo. Forse potrebbe essere questo che magari nel 2023 potrebbe rappresentare per te in generale una nota negativa. Però per il resto questa delle tre varianti è la più positiva. Ti ripeto, non fosse altro per il fatto di avere, laddove di fatto si legge una posizione negativa, una carta che ci dice vai a chiudere ogni tipo di conflitto con altri. Un fante di denari, soprattutto per via scritta, possono arrivarti notizie da parte di persone lontane, nel tempo come nello spazio.
Io credo che anche qua, se sei una persona che ha già una relazione, tu possa scegliere di aprirti ad un'altra possibilità. Non per questo tagliando la tua relazione. Io non vedo carte di taglio di relazione qui, ma potresti accarezzare l'idea di aprirti ad un corteggiatore o ad una corteggiatrice che ti porta un rinnovamento. Tuttavia è anche vero che il fante di denaro è una carta di continuità nelle relazioni, quindi se hai già una relazione comunque la vedo durare, nel bene come nel male. Laddove invece in relazione non ci sia, questo fante di denari mi rappresenta l'ingresso di una persona importante nella tua vita che aiuta ancora di più e che ti si dichiara, come ho detto prima, lui o lei che sia, e che ti porta a migliorare ancora di più quella che è la tua situazione sentimentale, che al momento è sicuramente molto più settata su una compensazione momentanea, oppure magari è diciamo un po' schiacciata sotto il peso di quelle che sono le incombenze lavorative che per te sembrano contare di più. Alla fine sei un re di bastoni a livello lavorativo, sei una persona che ha saputo coltivare il suo orticello, anzi il re di bastoni non c'ha l'orticello, c'ha proprio la grande tenuta. Sei una persona che forse è partita tanti anni fa dall'orticello, ma ora sta appunto amministrando una tenuta. Il re di bastoni può rappresentare il favore di un qualcuno, oppure magari il fatto che tu riesci a diventare un must nel tuo lavoro che vedo cambiare, vedo evolvere, ma non vedo cambiare perché lo vai a cambiare, lo vedo proprio evolvere come nucleo di possibilità. Se non hai un lavoro qua, un lavoro arriva e potrebbe essere in relazione con le istituzioni statali o dato attraverso le istituzioni statali, il classico magari, che ne so, concorso da bidella, o magari un concorso in un ufficio pubblico, o magari quello che può essere la maestra d'asilo, tutto ciò che riguarda l'istituzione statale, anche ospedaliera, non solo scolastica, può rappresentare per te una importante fonte di lavoro se non hai un lavoro. Se ce lo hai, lo vedo crescere, lo vedo migliorare con una ruota apportatrice di benefici. Tra l'altro Giove avrà per i segni di terra in particolare un buon, e soprattutto per il toro, qua di segni di terra ne vedo parecchi, perché comunque ho delle carte di denari qua, quindi direi che qua abbiamo proprio un anno importante per i segni di terra. Soprattutto, ti ripeto, per il toro lo vedo, lo dicono che sia un buon anno, e lo so perché io sono toro, quindi comunque qua io vedo una crescita anche delle possibilità con questa ruota, che mi esce in quelli che sono gli interessi, la vita sociale e quello che è poi l'interazione con le altre persone, quindi anche proprio ciò che può rappresentare il recarsi appunto ad eventi o l'incontrarsi con le altre persone, l'uscire. Ecco, vedo molto di questo, vedo molta vita sociale nel 2023, sì. Con una carta di ruota la vedo crescere, la vedo intensificarsi. Forse per alcuni potrebbe non essere una vita staccata da quello che è l'ambito lavorativo, con questa regina di denari di là che mi rappresenta proprio anche i progetti sociali, le relazioni, gli affari in generale. Potrebbe effettivamente parlare del fatto che in alcuni casi vita sociale e lavoro si accavallano un po'. Però ecco, li vedo in crescendo e soprattutto li vedo arrivare a questo re di bastoni, in fondo la carta di chi alla fine si muove sicura sulle sue gambe verso quella che è una realizzazione a tutto tondo. Infatti ti proietti poi nel 2024 con una buona posizione economica, o comunque una posizione economica salda, perché comunque un 7 di denari è una carta che, nonostante parli di un momento nel quale ancora forse non siamo arrivati, perché comunque è una carta che prevede di dover fare ancora degli investimenti, delle spese, però è una carta che parla perlomeno di continuità nelle entrate. Soprattutto un po' laddove vedo questo mondo come chiusura ciclica, con un qualcosa nel quale potresti esserti adagiato o adagiata, o magari
anche gli eventi ti hanno portato ad adagiarti perché magari non vedi altre possibilità attorno a te. C'è un po' il ripartire anche alla luce dell'appianamento di un conflitto, soprattutto se lo hai a livello legale, e del fatto che i tuoi sforzi iniziano a dare il loro frutto, soprattutto in termini di interazione sociale. Un anno importantissimo per l'interazione sociale dal quale può nascere una grande storia d'amore. Secondo me è l'anno in cui, diciamo sì, fra le tante frequentazioni che vedo può esserci anche quella giusta, se sei single, con cui riuscire ad avviare una stagione importante della tua vita. Sembra un po' con questa ruota di 8 di spade come se tu riuscissi a sbloccare un po' un qualche problema legato a quello che può essere un po' il karma, ecco. Un po' come se tu riuscissi a far girare la ruota dalla tua parte. Complice, ti ripeto, secondo il tuo cielo, la posizione di Giove in quest'anno. È un anno importante, sì, un anno importante perché anche a livello lavorativo un re di bastoni è una carta di non solo, come ti dicevo prima, riuscire ad amministrare le proprie risorse in maniera oculata, ma si tratta anche di una carta che parla comunque della possibilità che il favore di qualcuno che conta sia dalla nostra parte. Può essere un qualcuno che conta inteso come figura istituzionale o figura che guida un qualche tipo di esperienza, una banca, che ne so, per un mutuo, o comunque tutto ciò che riguarda anche figura allegorica, come inteso come gruppo di persone che comunque sostiene il tuo lavoro. È di solito una figura che esercita un potere, che ti è favorevole qua, anche se fosse il potere delle, magari se sei uno youtuber anche tu, ecco, questo potrebbe rappresentarmi il potere della tua community che ti sostiene, capisci? O un gruppo di lavoro del quale fai parte, È possibile che in questo 2023 tu abbia da dover gestire la somma di denaro o dei beni immobili derivanti da un lascito o un'eredità. Sicuramente l'entrata di denaro c'è, perché anche nei tuoi progetti che potrebbero trovare, ti ripeto, un mentore o addirittura essere tu mentore per qualcuno, c'è una regina di denari, quindi carta di possibilità economiche e carta di possibilità che ci vengono date per incrementare la nostra posizione sociale. Per qualcuno questo fante di denari è proprio un qualcuno sul lavoro, però. Sì, io credo che anche se hai una relazione o se non ce l'hai, l'ambito dove qualcuno può entrare nella tua vita è l'ambito lavorativo, sì. Potrebbe essere un anno importante anche per le scelte che devi fare intorno all'orientamento del tuo lavoro se lavori in solitudine, perché un innamorato su una regina di coppe mi rappresenta anche questo. Mi rappresenta anche il saper scegliere come migliorare la propria offerta in termini di creatività e quindi anche di lavoro. È un buon anno per te. Forse c'è un allontanamento da casa o da una situazione di comfort e quindi c'è anche l'eredità che devi gestire, se da casa si tratta di un'eredità materiale, se dalla tua zona comfort un'eredità spirituale, comunque sempre un qualcosa che fissi nel passato e ti porti dietro soltanto i frutti per andare poi verso il futuro con un 7 di denari, una carta di vantaggio. Ma quello che mi colpisce di questa lettura è che l'otto di spade mi piace lì, mi piace tanto. È proprio la carta della risoluzione di un qualcosa che ti stava bloccando, ti stava impedendo di evolvere ulteriormente. Può essere un litigio, ma può essere anche un qualcosa all'interno di te stesso, o te stessa. Questo mi piace tantissimo perché, essendo l'otto di spade la fine di un conflitto e cadendomi proprio sulla posizione dei conflitti, mi va a parlare del fatto che o riesci a sanare un conflitto interiore, quindi riesci a calarti
in una visione della realtà molto più fluida che torna poi a tuo vantaggio, oppure addirittura un qualcuno con cui c'è stato un qualche tipo di conflitto in questo 2023 si fa un po' da parte e quindi di conseguenza il conflitto poi va a decadere. Quindi questa è una notizia eccellente, direi, perché poi ti sblocca tante cose, un po' questa, diciamo, questo atteggiamento mentale di ritrovata serenità. E in questo può aiutarti anche molto la tua situazione lavorativa, che secondo me va ad evolvere. Attenzione, non a cambiare, io non vedo cambiamenti di lavoro, vedo evoluzione. Evoluzione sì, una ruota mi rappresenta un'evoluzione, il re di bastoni mi rappresenta un'evoluzione. Certo, per qualcuno questa evoluzione potrà essere anche un cambiamento di lavoro, ma secondo me potrebbe essere dopo la scadenza naturale di un contratto. Qui non si tratta di tagliare una situazione lavorativa, no, no. E meno male anche coi tempi che corrono, insomma, il lavoro è importante, ragazzi, Però ecco, secondo me qua non si tratta di questo, però ti vedo trascendere molte delle tue, soprattutto anche a livello sociale. Secondo me qua c'è anche proprio un rinnovamento di persone attorno a te, molte persone che ti portano poi anche molta ricchezza a livello di sensazioni, di sfumature, che poi ti aiutano magari, perché consapevolmente o meno lo scambio, l'arricchirsi, anche se fossero, per dire, ipotesi, prima dell'arrivo di questo fante di denari, se fossero varie persone con cui interagisci anche per brevi avventure, ok? Però ti danno tanto a livello di insegnamento, Secondo me è un bell'anno per te, direi mi piace questa versione, mi piace. Vediamo un po' per il tuo 2023, un consiglio da parte delle carte dello spirito degli animali. Amore, lavoro, successo, soldi, crescita personale. Che cosa volete dire per questo 2023? Un consiglio per chi ha scelto la variante dell'avventurina. Spirito della lince rossa. La vita è un mistero. La lince rossa si aggira furtiva, circondata da un alone di mistero, e quando ti appare il suo spirito può recarti un promemoria potente. Non tutto nella vita può essere spiegato, compreso con la forza dell'intelletto. Non devi cercare di sforzarti di capire o magari di trovare spiegazioni logiche a ciò che quest'anno entrerà nella tua vita. Devi semplicemente accettarlo, devi semplicemente seguire il flusso di eventi. Lo spirito della lince ti offrirà quella certezza e quel conforto che cerchi. Confida nel grande mistero, lascia che i segreti dell'universo ti siano rivelati per esperienza diretta. Lascia che la vita si sfochi leggermente, abbandona questa certezza, abbandona la tua zona comfort e vedrai che tutto ciò che vuoi, tutto ciò che ti auspichi per il tuo futuro, in realtà è lì a portata di mano. Lo spirito della lince rossa ti aiuta a conoscere intimamente la vibrazione del divino nel mondo. Fidati della saggezza e delle rivelazioni. Potrebbe essere un anno dove, se hai un cammino spirituale in particolare, rivelazioni importanti potrebbero arrivarti. Tuttavia sappi che la comprensione potrebbe giungere in forma diversa da quella che tu auspichi, quindi in realtà potrebbero anche arrivarti questi insegnamenti attraverso esperienze che forse non ti piacerà fare. Potrebbe essere ipotesi, come ho detto prima, l'insegnamento dato da un qualcuno che lì per lì consideriamo importante, ma che nella nostra vita è soltanto funzionale a quell'insegnamento per poi riprendere il suo sentiero. Quindi non essere triste, perché
di nuovo arriverà qualcun altro per te di importante e accogli quell'insegnamento. Potrebbe essere anche così una spiegazione. Ciò che sperimenti con il cuore, con l'intuito e che ha la voce della tua saggezza innata adesso ti guiderà, mentre accetti che il mistero sia intessuto nella trama stessa dell'esistenza. L'apparizione dello spirito della lince rossa è un segno che sei invitato a fidarti anche quando ciò che ti viene rivelato non si accorda con la tua esigenza. Quindi, ripeto, qua ci potrebbe essere un qualche tipo anche di rivelazione, magari inerente a questa persona, a queste persone con cui c'è un conflitto, che forse potrebbe lasciare un po' di amaro in bocca, però alla fine chi se ne, vai avanti, cioè qua è un anno dove devi andare avanti, dove devi fidarti di te stesso, di te stessa, non farti bloccare da conflitti passati e soprattutto abbandonare un po' questa zona comfort. La lince rossa ti dice anche che questo non è il momento di svelare agli altri i tuoi sogni e i desideri più profondi. Meglio rimanere in silenzio ed essere gentile con te stesso e con gli altri, mentre le verità iniziano ad emergere nella tua consapevolezza. Proteggiti anche, usa la tua facoltà di discernimento, diventa più selettiva nei rapporti, persino misterioso se necessario, rivelando solo il necessario di te. Gli altri hanno la capacità di influenzarti, quindi presta attenzione alle persone di cui ti circondi in questo periodo. Sii vigile, valuta le tue motivazioni e quelle degli altri e per il momento tieni segreti per te i tuoi sogni invece di parlarne a coloro che potrebbero potenzialmente fraintendere le tue intenzioni o non essere completamente dalla tua parte. Fai fare una pausa alla tua mente logica mentre inizi a percepire l'energia del tuo ambiente. Lo spirito della lince rossa vuole che tu sia furtivo e saggio e che continui a serbare per te i tuoi segreti. Lascia che la tua persona sia un mistero che non è ancora stato svelato. Quindi un po' l'energia di questo 2023 ti dice di accogliere la visione più intima di questa regina di coppe e di coltivare i tuoi talenti anche in segreto, perché comunque questo è un anno importante per te dove ti avvii appunto a una rivelazione, però qui ci sono almeno 3 punti importanti da passare: la fine di un conflitto, una possibile delusione o magari comunque destinata ad insegnarci un qualcosa, e probabilmente il dover abbandonare una propria zona comfort o magari anche un trasferirsi. Ce lo vedo meno il trasferirsi, però l'abbandonare una zona comfort sì, soprattutto anche mentale, per poter poi migliorare, crescere. Sicuramente un anno comunque importante sotto il livello sociale nel quale devi, ti ripeto come ti diceva la lince rossa, aprirti in maniera con discrezione, ecco. Un anno dove le possibilità anche di iniziare frequentazioni, rapporti interpersonali o d'amore sono molte più di quelle che ti aspetteresti. Una in particolare, ti ripeto, potrebbe essere quella importante per te. Un anno nel quale vai a far evolvere o a vedere evolvere o ad avviare una situazione lavorativa molto fruttifera, soprattutto se lavori in proprio, qua mi viene da dire. Insomma, un 2023 che ha delle grandi possibilità, ma ha anche qualche insegnamento prezioso che forse potresti essere costretto a mandar giù con un attimino di poca contentezza. Mi sono scordato le rune delle streghe, e che però comunque alla fine torna tutto a tuo vantaggio. Vediamo un po' che runa si associa per te a questo 2023. La spirale. E anche la spirale è una bellissima runa che rappresenta appunto il viaggio interiore e l'accogliere, il diventare consapevoli delle proprie possibilità in maniera ancora più forte, e quindi anche il saper crescere in maniera esponenziale un po' su tutti i fronti. È il viaggio attraverso il sé e rappresenta anche l'illuminazione spirituale. Quindi direi bellissima anche questa variante. Bene, io con questo ho concluso. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti faccio gli auguri di buon Natale e di felice 2023, che sia un anno
ricco di soddisfazioni, di belle cose, di crescita, e passo ai saluti finali. Erano 3 varianti veramente molto buone, tutte e 3. Quella per un verso, quella per un altro, 3 varianti comunque che fanno sperare che il 2023 sia veramente un anno rivelatore di tante opportunità nella vita, nel lavoro, nel successo personale, in tutto quello che comporta appunto la vita di una persona, ma anche nell'amore. In effetti hanno dato delle buone notizie anche nell'amore. Bene, Cronos e Pico ti rinnovano gli auguri per un bellissimo nuovo anno e ti ringraziano per aver visto questo video e ti aspettano alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Ognuna per un motivo, ognuna calcava più su un motivo piuttosto che un altro. Rifalla, fai cacare. Tutte buone, tutte e 3, chi per un motivo, chi per un altro. 3 varianti che ci hanno fatto vaffanculo. Per un motivo, quella per un altro, quella perché lo devi fare, via, su, abbi pazienza amico, amore. Già, non soltanto nella vita materiale, ma anche in quella animica spirituale. Ma che cazzo stai dicendo? Rifallo da capo.